Ci ho provato, ma non ce l'ho fatta, non ho resistito, è stato più forte di me. E allora anche in questo video tanta bella robina acquistata per il Black Friday del Record Store Day 2020, l'ultima giornata di questa edizione. Stiamo già fantasticando sulla prossima, vero? Ma che furia c'è? Aspettiamo un attimo, godiamoci il momento e gustiamoci questo video. Care amiche e cari amici in ascolto, prima di partire a bomba devo ringraziarvi per il successo riscosso da questi episodi dedicati ai miei acquisti del Record Store Day. E poi devo ringraziare Fabio di Firefly Audio, sì, perché senza di lui, che mi ha fatto sempre degli sconti importanti sui dischi che ho scelto, non avrei potuto realizzare questi video per tutta la community. Entrambi abbiamo lavorato per portarvi dei contenuti interessanti e soprattutto per garantirvi un trattamento speciale per i vostri acquisti. Sappiate allora che è sempre valido il codice sconto Vinilicamente, tutto minuscolo, come vedete scritto qui sotto, da inserire sul sito di Firefly Audio al momento del pagamento. Se poi avete dei dubbi o volete semplicemente fare due chiacchiere con Fabio, trovate il numero telefonico del negozio qui sotto in descrizione insieme alle promozioni riservate alla community. Sistemiamoci per bene, scatola, panchetto e via. Vi ho accennato a Lucio Battisti nel video dei dischi in uscita a dicembre, se ve lo siete persi potete recuperarlo qui. 50 anni di emozioni, in ogni senso, le emozioni che continua a donarci Lucio con la sua opera attualissima ancora oggi ed emozioni inteso come il titolo di questo 33 giri che festeggia appunto il cinquantennale e lo fa con un'edizione limitata, numerata in 1000 copie, con vinile color magenta, lo vedete qua, e un'edizione curata dall'Archivio del Suono, quindi garanzia di qualità. Emozioni è il terzo album in studio del grande Lucio e contiene canzoni in realtà già edite come singoli negli anni precedenti e già diventati successi come Fiori Rosa, Fiori di Pesco, vincitrice del Festival Bar 1970, semplicemente sublime. E a proposito di Lucio e di Record Store Day, occhio che sul sito di Firefly Audio trovate anche la ristampa di Una giornata uggiosa, anche quella in edizione limitata per il quarantennale con vinile argento, curata sempre dall'Archivio del Suono. Vai Lucio! Scusa, credevo proprio che fossi sola, credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi, signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me, io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani. Come sono freddo e tu tremi, no, non sto sbagliando, mi ami, dimmi che è vero, dimmi che è vero, dimmi che è vero, 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 dimmi che è vero. Doppietta da infarto, Lucio Battisti, Fabrizio De André. Due pilastri della canzone italiana che hanno saputo portare la nostra musica ai livelli più alti, ognuno nel proprio stile e nel proprio campionato naturalmente. Con questo disco abbiamo l'opportunità di ricordare il cinquantennale della buona novella del grande Faber. Questo è il suo quarto album in studio, da lui stesso considerato il più riuscito nella sua discografia. Alcuni di noi penseranno la stessa cosa, altri no, ma non è necessario essere d'accordo con tutto quello che dice un artista per apprezzarlo sinceramente. E poi dobbiamo considerare un fatto. La percezione che ha un artista dell'opera che compone è per forza di cose diversa da chi quell'opera la assorbe per osmosi.
lui l'ha vissuta in un modo o in un altro in prima persona e noi la viviamo di riflesso, di rimbalzo, per quanto intensamente ci sentiamo connessi al contenuto di quell'opera o all'artista stesso. Quando scrissi la buona novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, amici, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano come noi andiamo a lottare nelle università e fuori dalle università contro abusi e soprusi e tu invece ci vieni a raccontare la storia che peraltro già conosciamo, la storia della predicazione di Gesù Cristo. E non avevano capito che in effetti la buona novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria, che si precisava nel paragone fra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni prima aveva fatto contro gli abusi del potere, contro i soprusi dell'autorità, in nome di un egalitarismo e di una fratellanza universale. Si chiamava Gesù di Nazareth e secondo me è stato ed è rimasto il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Ha già detto tutto il grande Fabrizio. Mi resta da aggiungere che in questo album suona la futura premiata Forneria Marconi, visto che nel personale di studio troviamo i componenti del gruppo Beat I Quelli, ossia Mussida, Di Cioccio, Piazza e Premoli. E poi c'è Mauro Pagani che incontra i futuri compagni di band proprio durante la registrazione di questo disco. A proposito di De André e PFM, ne ho parlato in questo video, focalizzato sul loro recente concerto ritrovato. Recuperate assolutamente quel video e recuperate assolutamente la buona novella in questa edizione limitata, 1000 copie, con vinile arancione, eccoci qua, e curata dall'Archivio del Suono, come abbiamo visto già per Lucio Battisti. Vi lascio con uno dei capolavori presenti nel disco, che poi è tutto un capolavoro. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo era uguale. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Scusa Fabio, ma questo vinile qui, il lato B, ha la stessa immagine di copertina? Ma è già il lato B. Ma come è già il lato B, scusa? Madonna Tommaso, non lo vedi che è già il lato B? Anzi, fai una cosa, dammelo qua, che glielo metto nel pacco per Johnny, gli faccio un bel regalo di Natale. Ma scusa, ma mi piacciono anche a me il FIFA. E che vuoi dire? Voglio dire che se visto che sei in vena di regali me lo Ma fai. vattene, Tommaso, vai a lavorare. Oh, eccolo qua. Grazie Fabione, ti mando un abbraccio. E quindi, non volendo, anche per l'ultima giornata e quindi puntata del Record Store Day abbiamo un picture disc, stavolta di un culo. Tranquilli, non dobbiamo fare il ripasso di anatomia,
voglio solo dirvi due parole su questo gran disco di rock italiano, El Diablo. Uscito in origine nel 1990, fu il primo tassello della tetralogia degli elementi e fu anche il primo ad essere composto interamente da Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Dopo l'abbandono di Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi, divenuto collaboratore esterno, e la morte di Ringo De Palma. E proprio a Ringo è dedicato tutto l'album, oltre alla canzone Il Volo. Perso nelle città, potevi avere il mondo, ma l'hai lasciato. El Diablo fu il disco del successo commerciale dei Litfiba e naturalmente il successo si porta sempre dietro le critiche della fanbase. In questo caso il motivo della discordia stava principalmente nell'abbandono delle atmosfere new wave degli esordi. Qualcosa si era già intuito con Litfiba 3 ed il live in studio Pirata. Qui ci fu la conferma definitiva, la virata verso il rock mediterraneo non solo è palese, ma sarà di riscaldamento verso l'hard rock di Terremoto, di cui vi ho detto due parole in questo video. Ho già una prima stampa, quindi questo me lo incornicio e lo appendo nel mio angolo dedicato ai picture disc. A proposito, questa è la seconda mandata, era già uscito ad agosto, edizione limitata in 1000 copie. Fossi in voi a questo giro non me lo perderei. Allora, come potete vedere, ti ho messo questo bellissimo regalo nel pacco insieme a tutti i Black Friday e Record Store Day. Spero che ce ne racconterai tante e che ci farai ascoltare sempre buona musica. Per me e per tutto lo staff di Firefly è un onore poter collaborare alla crescita di questa community e ringrazio ancora una volta tutti gli iscritti della community e anche chi ci ha supportato con gli ordini durante questo periodo. Ancora una volta vi rinnovo l'invito a visitare il nostro sito www.fireflyaudio.it. Da ora potete iniziare a ordinare tutti i vostri vinili dell'ultima data del Record Store Day Black Friday e soprattutto attenzione, perché Johnny vi racconterà come poter utilizzare lo sconto al meglio e quindi effettuare i vostri ordini. Un saluto a tutti e buone feste! Esatto Fabio, ricordo a tutti i nostri amici in ascolto che utilizzando il codice Vinilicamente, tutto minuscolo come vedete scritto qui, sul sito al momento del pagamento potrete usufruire del trattamento riservato alla community. Qui sotto in descrizione poi trovate i dettagli di questa e delle altre promozioni legate a Firefly Audio, ma andiamo avanti e lo facciamo con un altro disco che non potevo farmi sfuggire nonostante abbia già una prima stampa e la più recente ristampa, quella del 2008, Boy, che è il debutto degli U2, nel 2020 compie 40 anni, quindi ecco spiegata la pubblicazione per il Black Friday. Qui dentro ci sono gli U2 più irruenti, quelli che venivano dalle pulsioni dell'adolescenza e che con questi brani cercavano di rendere immortali quelle pulsioni, creando un concept incentrato sul passaggio dai brufoli della gioventù alle responsabilità dell'età adulta, e direi che ci sono riusciti in modo sorprendente con uno spontaneismo che inevitabilmente si allevierà nei dischi successivi, soprattutto quelli in cui era già stato raggiunto lo status di band più imponente del mondo, visto il carrozzone che smuovevano con i loro tour. Per l'interminabile serie di What If, cosa e come sarebbe stato questo disco se fosse stato prodotto come previsto in origine da Martin Hannett, già responsabile delle sonorità scurissime dei Joy Division? Naturalmente non lo sapremo mai. Possiamo continuare a spappolarci il cervello di seghe mentali su questi dettagli oppure possiamo goderci la musica. Fate la vostra scelta. Edizione limitata in 1000 copie in tutto il mondo, vinile bianco, come bonus un poster stampato su entrambi
i lati. Bomba! We're called U2. We're from Dublin. We're playing later on at the Underground. We released our first album in Sweden. It's called Boy. Questo merita due paroline dolci dolci. Se mi seguite anche sulla pagina Facebook avrete letto che ho sempre avuto una particolare simpatia nei confronti di George Harrison, il Beatle tranquillo, The Quiet One. Di lui adoro All Things Must Pass e proprio qualche giorno fa sui profili social dell'ex Beatle ho letto che dobbiamo aspettarci una riedizione speciale per il cinquantennale di questo capolavoro. Scongiurato lo svenimento, ho iniziato a contare i giorni. Esce nel 2021, quindi c'è tempo. Per il momento ci hanno regalato il nuovo mix della title track che potete recuperare facilmente qui su YouTube, ma io ve ne do comunque un assaggio. Perché vi ho fatto questa premessa? Perché il lato A di questo 45 giri, My Sweet Lord, è contenuto in All Things Must Pass ed è stato il primo singolo di un ex Beatle a raggiungere la vetta in classifica nel Regno Unito e in America. Questa edizione esclusiva per il Black Friday è limitata e numerata in 7500 copie con un artwork che riprende quello dell'edizione dell'Angola. Vinile 7 pollici, trasparente. Lato B, altro pezzo clamoroso, Isn't It a Pity, ossia la dolorosa riflessione di George Harrison sulla fine di un rapporto, quello dei Fab Four che si erano sciolti ufficialmente pochi mesi prima. Quindi intanto vi portate a casa questo 45 giri che contiene due capolavori ed è, ve lo ricordo, un'edizione limitata a 7500 pezzi worldwide. Poi iniziate a mettere da parte i dindini per la ripubblicazione di All Things Must Pass, perché ne vedremo e sentiremo delle belle. Parola di Danny Harrison, figlio di George, che ha supervisionato tutto il lavoro di restauro. Ed ecco per voi un assaggio di My Sweet Lord. Really wanna go with you. Really wanna show you love, but it won't take long. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. My Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Really wanna see you. Really wanna see you. Really wanna see you, Lord. Really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. My Lord. Yes, vi ho già parlato dei The Comet is Coming in questo video, questo qua, dedicato ai miei acquisti, ma per riparlarvene ed invogliarvi ad approfondirli ho recuperato anche Imminent, che è un singolo 12 pollici che ha la title track sul lato A
e il remix di Super Zodiac sul lato B, quindi un brano, quest'ultimo, che era presente nel disco di cui vi avevo parlato, Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Mi sembra di averlo detto giusto, aspettate, Trust in the Deep Mystery. Ok, perfetto, l'ho detto giusto. Un disco che naturalmente continuo a consigliarvi per la sua miscela di new jazz letteralmente esplosiva che avrete difficoltà a togliere dal piatto, a patto che stiate cercando anche questo tipo di approccio in questo genere pieno di pepite d'oro nascoste come è il jazz. I The Comet is Coming hanno già suonato live in Italia ed è uno di quei gruppi che vale assolutamente la pena andare a vedere almeno una volta nella vita, quindi segnatevelo per il futuro, si spera nei prossimi mesi del 2021. Guardate qua che bomba! Finalmente arriva l'occasione per riparlare degli Alice in Chains su questo canale. Se non ricordo male, anzi ne sono sicuro, ne parlai proprio per il primo video in cui mettevo la mia faccia davanti alla telecamera. Non era però il primo video in assoluto del canale, erano già usciti i vari unboxing di spalle dedicati ai Beatles in edicola e al cofanetto di George Harrison. In quel video, che potete recuperare qui, vi raccontavo della mia top 5 dell'era grunge. Ci ho lasciato il cuore in quei dischi, in quegli anni, quindi era inevitabile che per il mio debutto de visu partissi proprio da lì. Gli Alice in Chains non potevano mancare in quella cinquina e allo stesso modo non potevo farmi sfuggire l'occasione di riparlarne acquistando la ristampa di Sepp, il loro primo EP pubblicato originariamente nel 1992, 2 anni dopo il debutto a 33 giri Facelift, che dovrebbe uscire con una nuova ristampa tra poco più di un mese. Come per Jar of Flies, questo qua del 94, che era incluso nella mia top 5 grunge, anche in Sepp prevale la componente acustica, ma questo non rende il materiale meno interessante rispetto ai loro brani più tirati. Se non c'è il frastuono, se non ci sono le chitarre distorte, ci sono comunque la voce rotta di Lane Staley, secondo me una delle più belle in ambito rock, e c'è l'intensità dei testi. Questa edizione è la prima in vinile ad essere pubblicata da sola, ossia senza l'altro EP, ed ha il lato B Etched, con impresso il logo della band. Audio rimasterizzato, come è scritto qui, vinile nero, 8500 copie in tutto il mondo.
tortured brain. Show your belly like you want me to. As of now, I bet you got me wrong. So unsure we reach for something strong. E a proposito di grunge e di artisti provenienti da quella scena, il Black Friday ci regala l'opportunità di avere un 45 giri del grande Chris Cornell, che manca terribilmente a tutti noi che siamo cresciuti ascoltando a palla le canzoni dei suoi Soundgarden, rese immortali dalla sua splendida voce. Qui dentro ci sono due cover, sul lato A c'è Patience dei Guns N' Roses e sul lato B c'è Nothing Compares to You, che sappiamo è stata scritta da Prince ma è stata resa famosa da Sinéad O'Connor. La versione che abbiamo qui è quella eseguita dal vivo per l'emittente radiofonica americana Sirius XM, vinile 7 pollici di colore bianco, edizione pubblicata per la prima volta in esclusiva per il Black Friday in 6.000 copie. Sentite qua, da brividi. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I can put my arms around any girl I choose, but it just reminds me of you. I went to the doctor and guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. Keaton Simons. Anche questo merita. Ho scelto questo disco, La descrizione di un attimo di Tiro Mancino, perché dopo averlo consumato in CD volevo recuperarlo anche in vinile, non solo per motivi affettivi, ma anche per riascoltarlo, visto che lo ritengo uno dei migliori dischi dei Tiro Mancino, senza dubbio arricchito dalla presenza in formazione e in tutti i brani di Riccardo Sinigaglia. La descrizione di un attimo è uscito in origine 20 anni fa, in un momento di transizione per la nostra musica cosiddetta alternativa, perché si usciva dalla sbornia di qualità della seconda metà degli anni 90 per entrare in un decennio che avrebbe visto una flessione delle vendite e soprattutto dell'ispirazione. La descrizione di un attimo riusciva a coniugare perfettamente il gusto melodico della tradizione italiana con un modo di scrivere di Zampaglione all'epoca poco ruffiano, discostandosi in questo caso dal pop fatto con lo stampino. C'è oggi e c'è sempre stato il pop fatto con lo stampino. Questo però è un esempio di pop virtuoso e andrebbe ascoltato almeno una volta nella vita. Il videoclip della title track col grande Valerio Mastandrea nei panni che furono di Raimondo Vianello è semplicemente epico. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo
quasi 5 anni. Ah, come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Ma che è sta a fare? Ma levati. Ma come si fa a non acquistare un disco dei Motörhead con questa copertina? E infatti non è ammissibile. E poi il lato A è una di quelle bombe atomiche del rock, del metal, di quello che vi pare, che vanno conosciute e imparate come la tabellina del 2. Ace of Spades. Questo 12 pollici è la ristampa del singolo natalizio del 1980 con i membri della band vestiti per le feste e i loro autografi naturalmente replicati. Il buon Lemmy, che adesso sta spaccando boccali di birra sui banconi dei bar dell'inferno, probabilmente verrà a casa vostra vestito così. E no, non vi porterà la macchinina telecomandata. Questo non è lo sguardo di uno che è venuto a giocare a Crystal Ball con voi. Vi butterà giù dal letto e vi sparerà Ace of Spades dritta in faccia. E non vi azzardate a contraddirlo, Subito nel carrello, vinile rosso. C'è anche il regalino natalizio da appendere all'albero. Subito nel carrello. Di corsa! Vai, vai, vai! You know I'm going to lose, the gambling's for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. E anche a questo giro abbiamo svuotato il pacco. Trovate questo titolo e altri titoli di catalogo sul sito di Firefly Audio. Occhio che è possibile usufruire dello sconto riservato alla community anche per i titoli non presentati in questi video. Se poi non doveste trovare sul sito quello che state cercando, date un colpo di telefono a Fabio e lui farà il possibile per aiutarvi. Naturalmente ditegli che vi mando io. Parafrasando un noto cinepanettone, anche questo Record Store Day se lo siamo levato dalle palle. Fatemi sapere nei commenti qui sotto quali titoli vi siete già portati a casa e quali acquisterete dopo aver visto questo video. Appuntamento per il Record Store Day 2021 fissato al 12 giugno e magari Fabio mi ospiterà in negozio per registrare il video in sua compagnia. Chi vivrà vedrà. A presto e buoni ascolti.